Dalla Game Workshop non stanno smettendo di stupirci e questa volta hanno presentato veramente qualcosa di grosso, un nuovo titolo, signori, Warhammer Warcry. Il nuovo gioco di Game Workshop sembra veramente interessante. Non so se avete già visto qualcosa, appunto, qualche piccola anteprima sul loro sito internet, ma questa volta Game Workshop sembra veramente fare qualcosa di molto serio. Come tutti abbiamo visto, il mondo di Warhammer Age of Sigmar si sta espandendo a macchia d'olio. Le fazioni cominciano a essere veramente delineate e qualcosa di molto interessante sta bollendo in pentola. Una cosa che mi sta facendo veramente piacere è il fatto che Game Workshop si è resa conto di quanto una grossa loro fetta di mercato sia comunque innamorata e ovviamente nostalgica, per certi versi e anche a ragione, appunto, delle miniature dei tempi passati. Per questo sta cominciando a creare ed integrare, quindi non a sostituire o cambiare totalmente, alcuni loro progetti. Cosa succede prima di tutto? Warcry è un gioco nuovo, totalmente nuovo. Si presenta come uno skirmish giocato con poche miniature, ancora si hanno solamente poche piccole scene e soprattutto poche immagini. Tutto ambientato in un mondo molto caotico in cui delle fazioni e delle forze, appunto, del caos cercano di espandere il loro potere e le loro, appunto, conquiste attraverso un sistema di campagna. Questa è l'ambientazione con cui Warhammer Warcry sta, appunto, entrando nei nostri cuori. Fazioni caotiche, fazioni della distruzione, vedremo se ci saranno anche fazioni dell'alleanza. Sicuramente una cosa c'è, saranno modelli inediti, abbiamo già visto delle piccole anticipazioni, modelli veramente bellissimi, qualità altissima come già ci ha abituato, appunto, i Warhammer Underworld. Proprio da Warhammer Underworld e da Kill Team, i creatori di Warcry stanno, appunto, realizzando questo nuovo gioco con delle nuove meccaniche, per cui l'uscita è prevista per metà 2019 più o meno, quindi sarà il periodo estivo, quindi preparatevi, meno vacanze e più soldi per i nostri giochi preferiti. Ancora si sa poco delle meccaniche, da quello che si vede probabilmente sarà qualcosa di diverso, un po' di sostitutivo rispetto anche al classico skirmish già presentato qualche tempo fa, appunto, dai creatori di Game Workshop. Qualcosa, appunto, di nuovo sicuramente nelle meccaniche, si presta ad arrivare, appunto, ad essere visto. Per quanto mi riguarda, visto, appunto, chi ha creato il gioco e visto chi lo ha sviluppato, andremo a vedere un gioco fatto di pochi pezzi, appunto. Secondo me saremo tra i 5, 6, 8, 10 pezzi, forse 12 all'incirca. Un sistema molto simile allo skirmish, quindi schede singole per ogni personaggio, possibilità di integrare e modificare le bande, ambientazione, appunto, come dicevo, quella di Warhammer Age of Sigmar. L'altra cosa particolare, appunto, a cui andremo incontro, secondo me, sarà la cosa forse più interessante, la crescita durante la campagna. Questo gioco è già stato, appunto, detto e ribadito dai stessi creatori, sarà un gioco divertente da giocare in campagna. Già per lo skirmish, per chi ci ha giocato, è possibile assistere a una crescita dei propri personaggi attraverso l'acquisto, appunto, di oggetti, l'acquisto di potenziamenti, e questa cosa è particolarmente interessante perché genera longevità e soprattutto genera interazione fra i vari giocatori. Il mondo e le dinamiche sono molto semplici, si vanno ad affrontare più bande da guerra, un po' come in Warhammer Underworld, che possono essere, appunto, composte probabilmente all'interno di una creazione di una lista. Quelle bande poi si scontreranno. A differenza però di Underworld, in questo caso il movimento non sarà fatto su delle planche fisse, ma semplicemente su un tavolo da gioco. Staremo a vedere un attimino come verrà costruito. Per chi ha giocato ad esempio ad Infinity, possiamo vedere, appunto, delle assonanze, insomma, quindi la possibilità di giocare dei singoli pezzi e probabilmente ogni pezzo ha delle sue caratteristiche e abilità. È stato, appunto, presentato da pochissimo una banda nuova, quella dei cacciatori. Vi consiglio, appunto, di guardarla, già la vedete, appunto, nelle immagini, è veramente interessante. Hanno volutamente ripreso dei vecchi modelli, ovviamente modernizzandoli e trasformandoli, dandogli un carattere veramente particolare.
Come già detto appunto nelle spiegazioni, i modelli hanno modificato quello che è il loro carattere caotico classico, quindi le armature, ma sono diventati più personaggi più aggressivi, danno più l'idea del combattimento, della natura selvaggia dei personaggi stessi e probabilmente anche della creazione di tribù, e quindi un'idea di sviluppo maggiore all'interno del gioco. Sinceramente ancora sappiamo molto poco, appena avremo nuove news da darvi faremo subito dei video. Quindi detto questo, ci vediamo al prossimo video, commentate e diteci cosa ne pensate, soprattutto se lo aspettate almeno quanto noi. Ciao a tutti e grazie!